Allora, qui chiamiamo Daniela Ciombini, ovviamente è una dei tre autori, il giornalista Giancarlo De Chirico, il local promoter Stefano Zurlo, Dario Caltapietra che modera. Tanto vabbè, oh, grazie, cioè voglio dire, fatevi un applauso. Tra l'altro sono andate via più di 20 persone, quindi è un sold out forte. No, quello non funziona. Posti in piedi a 2 euro. Questo è come è per ricreare l'atmosfera che c'è stata nel 91 ai concerti di Nirvana, no? Che era più la gente fuori che quella dentro. Quindi 20 persone che sono andate via sono un po' poche, ci aspettavamo almeno 2000. La prossima volta prendiamo una sala più piccola, facciamo tipo la sala più piccola con pochi posti e 2000 persone fuori, che fa hype. Allora, dimenticatevi l'aspetto cinematografico, entrate nel mondo del rock indipendente, del punk, delle fanzine, torniamo indietro nel tempo, anni 80, anni 90, come si facevano le cose una volta, senza internet, senza tanta tecnologia, senza cellulari. Daniela, e non solo, dov'è Stefano Zurlo, eccolo qua, e tanti altri all'epoca si rimboccavano le maniche, come si dice, si inventavano un mestiere, lo vedrete, chi scriveva, chi faceva radio, chi organizzava i concerti, e poi a volte succedeva la magia. Buon film, a dopo. Devo dire che comunque siamo contenti di avervi qui con noi. Grazie. Soprattutto il primo dell'anno. Grazie. È stato un lavoro lungo questo e vederlo adesso così su un grande schermo è intenso, come posso dire. Per me che ci ho lavorato solo gli ultimi 6 mesi, figuriamoci per loro. E chiamiamo gli ospiti, dai, Daniela Ciombini. Stefano Zurlo e Giancarlo De Chirico. Cominciamo subito dalla protagonista, dai. Daniela, da cosa è nata l'esigenza di fare questo documentario e di raccontare questa storia? Dopo che sono diventati così famosi in Nirvana mi hanno intervistato spesso e negli ultimi anni sempre ragazzi più giovani che non hanno vissuto quel periodo, per cui ho pensato ma perché non fare un documentario in cui io che conosco chi c'era ai concerti, chi li ha organizzati, i giornalisti presenti, facciamo vedere le nostre facce e descriviamo quel periodo come l'abbiamo vissuto noi, come la nostra generazione. Quanto è durata e com'è stata la lavorazione? Eravate tutti d'accordo sulla linea da seguire e sul risultato che volevate ottenere? Il progetto è iniziato 4 anni fa. Inizialmente ho coinvolto Marco Porzia, poi è entrato Tino Franco alla produzione e Marco era il regista, però Marco abita a Toronto, per cui era stata una lavorazione un po' complicata perché lui sta in Canada. Tino Franco ha prodotto il progetto e in parte la regia è anche sua. E un applauso a Tino Franco che è scomparso l'anno fa, che facciamo. Però l'idea, i conflitti tra noi tre sono stati proprio nella diversa visione. Tino Franco è un regista, per cui ha una visione un po' da fiction. Io volevo fare un documentario sulle tournée italiane dei Nirvana, quindi fare anche, ne so, Bologna, Milano, però alla fine il progetto costava troppo e si è focalizzato sulle date romane, mentre Marco ha una visione più che altro un po' drammatica
sulla fine di Kurt Cobain e dei Nirvana, per cui alla fine c'è stato un compromesso e questo è il risultato in qualche modo. Stefano, in che anno hai iniziato a organizzare concerti e per quanto tempo sei andato avanti? No, probabilmente l'86 e sono andato avanti per una quindicina d'anni in maniera, diciamo, come lavoro. Poi ho continuato a farlo in altre maniere per sostenere delle cause. Ho organizzato parecchi benefit, come si dice, per Radio Onda Rossa e per altre cose, come lavoro però per una quindicina di anni. Poi rimanendo sempre all'interno della musica. Oggi sei il boss di Goodfellas. Sono uno di Goodfellas. Senti, al Piper nel 1989, che impressione ti avevano fatto i Nirvana? Avresti scommesso sul loro successo? Ovviamente no. Io ho organizzato quel concerto, come dice anche Daniela nel documentario, organizzavamo i concerti che ci piacevano. Non penso di aver mai organizzato un concerto di un gruppo che non mi piaceva. E di quella data a me piacevano i TAD. I Nirvana non li apprezzavo. E anche umanamente i TAD erano una bomba, erano devastanti, travolgenti. Ho delle foto fatte con loro quel pomeriggio favolose. I Nirvana si vociferava che sarebbero stati la next big thing, come si dice, ma io non li capivo e ci è voluto parecchio prima che li apprezzassi. E nel 91 invece al Teatro Castello qual era la tua opinione su di loro? Era cambiata ovviamente, non come gusto musicale, ma sicuramente erano diventati quasi quello che poi sarebbero diventati successivamente. E io stavo, tra l'altro, poi Daniela aveva chiesto di occuparmi dell'ingresso della porta, perché c'era poi questa cosa: come ti prenderà Kurt Cobain se ti rivede? Quindi mi hanno tenuto lontano dai camerini, lontano dal palco. Ho sempre pensato, fino a quando ho letto quell'articolo del New Yorker che citava pure Bruce, ho sempre pensato che lui quell'episodio se l'era dimenticato completamente, invece evidentemente così non era. Per me noi è rimasto sempre uno scherzo tra amici, cioè, mi perculavano, come si suol dire, dicevano: tu sei quello che ha picchiato Kurt Cobain, ingigantendo la cosa. E solo poi da 4-5 anni ogni tanto qualcuno mi chiama per intervistarmi su quell'avvenimento. Ma c'è stato proprio un momento in cui ti sei reso conto che i Nirvana stavano sfondando? Certo, come tutti, vivevamo quegli anni, a un certo punto quando è uscito Nevermind non si parlava più di altro. Poi insomma ci stavano delle hit formidabili, chi amava il rock, anche se ascoltava altri generi, non poteva non apprezzare quell'album, era una cosa enorme. Passiamo a Giancarlo De Chirio. Nella tua ultra decennale carriera di giornalista musicale hai scritto infatti hai scritto per Tutti i Frutti, per Metashock, Extra Music Magazine, ed hai intervistato svariati musicisti internazionali di successo. Credo però Poi i nomi? No, credo però che tu sia stato l'unico giornalista italiano ad aver intervistato tutti e tre i Nirvana contemporaneamente a Roma nel 1991 per Video Music. Com'è andata? È stata una cosa abbastanza che mi ha dato un po' di agitazione, perché io ero abituato a interviste su un tavolino, su un divano, seduti, e poi lavoravo sulla carta stampata, no? Invece lì era tutto in diretta con Video Music e con dei ragazzi che montavano le transenne e io stavo in piedi con loro tre davanti e un frastuono incredibile tutto intorno. In più c'avevo le domandine su un foglio tipo questo, no? Che me lo volevo guardare e non sapevo dove metterle perché ero in piedi. A loro non gli andava molto di fare questa cosa e quindi alla fine l'abbiamo fatta. Quello più saggio, che dava risposte più sensate, era Novoselic e anche Dave Grohl. Quello che era un po' più scontroso era Cobain, che si è reso più disponibile solo quando abbiamo parlato dell'America. Lui era fortemente anti-americano, tutti e tre lo erano.
e la cosa che gli dava più fastidio dell'America era greed, l'avidità del popolo americano, il fatto che non apprezzassero l'arte e che l'unico colore che potevano apprezzare era quello del dollaro. Erano molto incattiviti. Quando gli ho chiesto: vi considerate americani? Dice: noi siamo i figli di un genocidio, non siamo americani. Genocidio dei Pelle Rossa, Dei immagino. Pelle Rossa. Senti, al Teatro Castello nel 91 eri, sempre Giancarlo, eri accreditato per Metal Shock, ma l'intervista invece l'hai fatta per Video Music. Come mai? E l'intervista Perché ero avido anche io e volevo guadagnare da Metal Shock e da Video Music. Ma l'intervista poi è stata pubblicata su Metal Shock. Sì, Ma c'è o ci sarà modo di leggere l'intervista integrale di Nirvana da qualche parte? su Tribal Cabaret. Su Tribal Cabaret. Nel Vedi? numero 11. Che costa di più però. Mi sembra. Costa uguale. Allora, le canzoni di Nirvana ormai le conosciamo tutti, anche se forse qualche spettatore si aspettava di sentire la loro musica nella colonna sonora. Come mai invece la scelta di mettere le musiche di gruppi italiani indipendenti? Cosa che io ho apprezzato particolarmente. I Nirvana li conoscono tutti, per cui abbiamo pensato di promuovere la scena italiana contemporanea, perché ci sono tanti gruppi, band validissime che vanno promosse, e voi avete potuto ascoltare nella colonna sonora, sono gagliardi, come dicono a Roma. E l'idea è venuta proprio in merito al fatto che noi facciamo una fanzine musicale con un allegato sonoro e nella cassetta ci sono questi gruppi qua. I gruppi che hanno collaborato alle nostre compilation non tutti si adattavano al suono dei Nirvana, tipo delle band troppo hardcore punk non si adattavano, oppure troppo gotiche, mentre queste qui secondo noi spaccavano, ecco. Infatti sì, è incredibile poi come certi abbinamenti diventano magia. Non so, magari proprio i fan dei Nirvana sentiranno la mancanza. Avete sentito la mancanza della musica dei dei Nirvana? No, io tra l'altro voglio ringraziare pure tutti questi gruppi che ci hanno dato la possibilità di utilizzare i loro brani gratuitamente. Alcuni stanno qua, con Uno Scamera. è venuto anche da Trieste. Lorenzo Fragiacomo è venuto da Trieste. E poi i Delinquents, i Lags, i CRM, gli Ultraclass, i ZAC. E sicuramente ne sono dimenticato qualcuno, faccio una figuraccia, però Beba Loncar. Beva Loncar e via dicendo. Per i concerti che organizzavi c'era una specie di rete che coinvolgeva varie entità attive nel mondo della musica alternativa, come ad esempio Rockerilla, Disfunzioni Musicali o Radio Rock. Riguardo la data romana del 91 al Teatro Castello, quali furono i contributi di queste tre importanti realtà? Allora, con Rockerilla c'era uno scambio pubblicitario, nel senso che loro ci davano mezza pagina con scritte le tournée che avevamo in programmazione, e quello lì era lo scambio in cambio del loro logo. Per quanto riguarda Radio Rock, loro ci promuovevano per radio, per cui abbiamo messo il loro nome sui manifesti. E poi Disfunzioni Musicali, mi sembra che ci diedero 100.000 lire per stare col logo sul manifesto. Stefano, tra i vari concerti che hai organizzato o che hai contribuito ad organizzare, ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente nel cuore e perché? Posso fare però un preambolo. Questo documentario secondo me è importante al di là di Nirvana perché fotografa, come hai detto tu prima, un gruppo di persone, una scena, come si vuol dire, che si inventava un lavoro, si inventava delle attività per far conoscere la musica che amava. Io ho apprezzato questo maggiormente, c'è anche la figura di Daniela che si avventura in un mondo di maschi per cercarsi il suo spazio e per realizzare quello che credeva. Questa è la cosa che a me è piaciuta di più di questo documentario. E chiaramente scorrendo le immagini, quando c'erano tutti quanti i vari poster dei concerti, io mi sono ricordato tutti i concerti che ho organizzato con Daniela in quel periodo. Io ho un amore sfegatato per i Falstons, ma
forse quello che mi è rimasto più nel cuore è una nottata, dico nottata perché è durata tutta la notte, con i maddoni in giro al centro a Roma su una 500, ma non quelli di adesso, le 500, quelle vere, e loro erano impazziti quando hanno visto la 500 e potevano girare. Poi all'epoca con la macchina si andava a Piazza Navola, cioè si entrava veramente quasi dappertutto, è stata una nottata indimenticabile. E invece Giancarlo, a parte Iggy Pop a cui sei particolarmente legato, tra tutte le varie rock stars che Sono hai, andato in macchina con gli pop pure io. vedi, con la 500, Ma non la Dane- 500 però, non la 500. No, era una Fiesta, Ford Fiesta. allora a parte lui, tra le varie rock stars che hai intervistato, qual è quella che ti ha colpito di più, Beh, a parte Iggy Pop, a parte Iggy Pop? e Joey Ramone, e poi PJ Harvey, e Robert Fripp, e poi invece quello che mi stava abbastanza antipatico era Joe Jackson. L'unico di cui non ho un buon ricordo era Joe Jackson. Però Tina Turner era simpaticissima, Paul Simon pure era bravo, e vabbè, parecchi insomma, Robert Plant, Jimmy Page. Vabbè, basta, che ci stiamo rosicando tutti qua. Cioè, pensate, no, pensate, io ho un'età, capito? So che questa domanda te la vorrebbero fare in tanti. Com'era Kurt Cobain? No. Quando usciranno numero di Tribal Cabaret? A fine gennaio. Senti, ma per questo film avete fatto del merchandising speciale? Dove è possibile acquistarlo? Le t-shirt con i detriti dei manifesti di Nirvana, i detriti dei manifesti di Nirvana in formato poster. Ci sono domande? Faccio una domanda. Vai. Ma tu ti ricordi il concerto dei Celibat Rifles sulla spiaggia? Dove siamo immortalati in copertina, Roman Beach Party, se lo trovate, insomma, un'altra nottata indimenticabile, un concerto sulla spiaggia, quello che era il battello ubriaco, per chi se lo ricorda, una seratona. Ti ricordi con Rudy Protrudi e la moglie, noi due in macchina che non voleva stare il cantante dei Fastons insieme al resto della band, e allora affittammo un'automobile e noi due la portavamo e moglie e marito dietro. Te lo ricordi? Pubblico, è il vostro momento. Alzate la mano. Lurid, il cantante dei Saxon, Biff. Allora, intanto che voi, diciamo, sciogliete la timidezza, pensate alla domanda giusta, io faccio una domanda a Massimo Bernardi. Tu hai detto una cosa, secondo me, che è chiave nel documentario. A un certo punto, come per magia, le case discografiche, le major, si accorgono che c'era qualcosa che poteva portare guadagno. Però hai detto che non erano preparate ad accogliere questo tipo di rock alternativo. Me lo spieghi meglio questo concetto? Guarda, te lo spiego con una riunione che feci all'inizio quando mi cooptarono, mi chiesero, io avevo un'etichetta discografica piccola, la prima riunione che feci con loro ero un esterno, quindi non ero stato assunto. Si parlava di Sonic Youth, che all'epoca uscivano con... esatto. Praticamente c'era uno che doveva, diciamo, introdurre in questa riunione di Sonic Youth dicendo che era il loro terzo disco, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sono guardato e ho fatto, io ce n'ho almeno 4 a casa, per cui mi sembra strano che si alza e siamo ancora al terzo disco. Questo per dirti che c'era stato un passaggio importante alla fine degli anni '80, un nuovo pubblico, ma anche coloro che lavoravano nelle case discografiche non erano più i fan di una volta. Ce n'era qualcuno che era un po' fuori di testa, me lo ricordo abbastanza bene. Però era proprio cambiato la musica, e quelli che stavano nelle case discografiche non la seguivano, non seguivano le etichette, non sapevano cos'erano certe etichette indipendenti che venivano dai 4 angoli del mondo, non sapevano neanche quanto vendessero poi queste etichette. Per cui c'era un management vecchio. È stata strana, anche interessante, perché di punto in bianco entravi in questo tipo di situazione e ti guardavano come fossi, no? Questi che c'erano 5, 6, 10 anni più di te.
ti guardavano come se tu fossi una sorta di marziano, perché scrivevi su un giornale, perché ti occupavi di un certo tipo di musica di cui loro non sapevano niente, stavano ancora all'Urid oppure che ne so a Eagles, capito? Stavano a quel livello lì e tu arrivavi lì, gli parlavi di questo tipo di cose e ne sapevi qualcosa e loro erano da una parte affascinati e dall'altra non sapevano come prenderla, per cui ad esempio noi in RCA formammo proprio una branca di promozione che si chiamava Internoise, che si occupava di tutti quei gruppi che la RCA aveva ma che loro non sapevano, c'erano i Sonic Youth, c'era Nick Cave, c'erano tante, addirittura tra gli alternativi c'erano messi anche i Guns N' Roses, che nel mondo non erano tanto che alternativi, no? Domande? Non è una domanda, una considerazione. Intanto sono d'accordo con Stefano che è un documento importante per riportare alla luce una scena, quello che era un periodo. E poi volevo farvi i complimenti sulla scelta musicale, perché gruppi indipendenti italiani a 30 anni di distanza c'è invece una continuità musicale che dice tanto. Sì, è proprio quello, no? L'essenza, cioè Daniela promuoveva gruppi indipendenti all'epoca e lo continua a fare ancora oggi, e le due cose poi incredibilmente legano bene. Alessandro Scritta, tu volevi fare una domanda? Io avendo visto solo il concerto al Pagliaccio di Marino, perché avevo 22 anni, mi sono perso tutti i tour precedenti, quindi questo è stato bellissimo per me, perché ho visto appunto il concerto al Piper, il concerto al Castello, di cui avevo sempre sentito parlare, però visto immagini qua e là, però oggi ho capito bene come erano andati, tutta questa gente fuori, per esempio dal Castello, non sapevo che ci fossero 1500 persone, 2000 fuori. Prima con un amico, Francesco Arpino, dicevamo che secondo lui al Pagliaccio mi sembravano che c'erano poche persone, non so, io chiedo a voi, a me mi sembrava quasi sold out il Pagliaccio, che ricordo avete del Pagliaccio, perché quello è l'unico concerto che ho visto, è un bellissimo ricordo, però immagino che per voi sarà il peggiore concerto. Al Pagliaccio c'ero io e poi lui, mio parere, cioè non era assolutamente niente di comparabile a quello che si vede nel documentario, si vede perché io non ero né al Piper né al Castello. Quello è stato un concerto enorme dove Kurt Cobain stava nel mondo suo, ha eseguito i pezzi, ma secondo me era come un jukebox, mettevi la monetina e lui faceva il brano, ma io non ricordo che abbia detto una parola al pubblico, era, non lo so, nella sua bolla. Lui ovviamente era già proiettato altrove e poi insomma 2 mesi dopo ha fatto quello che ha fatto, quindi... Ma non stavano bene. Lui non stava bene, gli altri non lo so. No, ma anche, guarda, è una situazione... Non stavano bene. Io quel tour lì, quello finale, poi fondamentalmente l'ho seguito perché ero appunto un membro della casa discografica, a quel momento non ero più quello che scriveva sul giornale o faceva la radio, ma seguivo proprio quelle band lì. Ed eravamo... e seguivamo, l'abbiamo seguiti anche quando ho fatto la trasmissione Tunnel, e c'erano delle situazioni che ci siamo trovati a vivere mentre facevamo le riprese di Tunnel, che erano singolari. Lui girava, ti lasciava, ti diceva guarda io vado a fare un giro, tu dovevi seguirlo da lontano perché non sapevi dove andava. Era una situazione in cui c'erano migliaia di persone lì intorno che non erano per lui perché non l'avevano riconosciuto, era televisione, quella era Domenica In, credo, qualcosa del genere. E noi registravamo questa puntata di Tunnel lì, lui era completamente perso, c'era questa violoncellista che sembrava più persa degli altri, nel senso una persona sembrava un po' una pupazza messa lì, che la prendevi, la spostavi, era una situazione abbastanza surreale, cioè tu vedi una band così, di gente così famosa in quel momento lì, ma vedi proprio i musi lunghi, vedi una grande tristezza, e questa cosa credo che era impossibile che non uscisse fuori nei concerti perché era inevitabile, qualcosa del genere. Era proprio un livello di interazione ormai andato, finito. Lui l'unico che in qualche maniera cercava di tenere su le cose era... Sì, diciamo era più giocherellone, no? Però la situazione non era piacevole, per cui credo che anche il concerto alla fine è stato un bel concerto per chi li aveva conosciuti in quegli anni lì, no? Nel 93-94, li aveva conosciuti in quel momento lì,
per te è la cosa più figa del mondo, ma se appunto tu sei stata ai primi concerti e hai visto quella forza, quella ferocia nel comunicare che dopo non c'era più, e insomma la differenza la vedi. C'è una ragazza. Quale? La domanda quindi la faccio a Daniela, te come donna che a 21 anni prima crei una fanzine e parli a un certo punto di aver dovuto avere la necessità, di aver avuto la necessità di avere un qualcuno accanto, ma un uomo, perché tu ti sei sempre relazionata con un mondo prettamente maschile. Quali sono state le reali difficoltà? Mi interessava questo, farti questa domanda, oltre a il grande omaggio che ti tributa questo film, e dove viene fuori veramente una figura incredibile dal punto di vista di cui essere fiere. Grazie. Sì, all'epoca ero anche presidente, amministratore della Subway Production, avevo un sacco di responsabilità, ma la necessità di fare una società con un uomo c'è stata dal momento che quando mi sono ritrovata a guidare il pulmino col gruppo che si scioglie, eccetera, e ti accorgi che se sei un uomo sei rispettato, lì mancava un po' il rispetto. Poi, essendo io anche una isterica, diventando isterica mi rispettavano, però non è che potevo sempre alzare la voce. Altre volte era difficile anche farmi pagare, cioè c'era gente che era molto gentile con me per il fatto che ero donna, altri proprio che siccome eri donna non ti pago, non me ne frega niente. Tipo c'era capitato di organizzare il concerto di Grant Hart, che era il cantante degli Askerdon, a Napoli, e lì andò male al Teatro Tenda e non ci fu verso di farmi pagare dall'organizzatore perché ero donna. Se fossi stato un uomo magari avrei avuto più chance. Sembrava normale inventarsi dei mestieri, no? Non c'erano state donne prima, ma non ero consapevole di questa cosa qua. L'ho capito dopo. In Europa comunque di tour manager ce n'erano donne, 2 che facevano anche le tour manager europee. Booking agent c'era un'agenzia dove c'erano 2 donne in Germania, una in cui c'era una ragazza in Danimarca, ma veramente eravamo 5-6 in tutta Europa. Mi era capitato di andare a dei meeting in Inghilterra con altri promoter, lì erano tutti uomini e a volte mi scambiavano per la segretaria del mio socio Antonello Florio, che sembrava normale, no? Da donna essere la segretaria. Ma Antonello era un agente come me, bravissimo, lui era l'altra metà della Subway, però insomma c'ero pure io.